Questa settimana l'arte del Vangelo racconta l'esortazione di Gesù a non avere paura. Cominciamo con l'opera di un anonimo pittore romanico, Tre Apostoli, presso l'abbazia di Gnadstedt a Dormagen in Germania. L'abbazia di Gnadstedt risale all'inizio del XII secolo, si trova nell'area del Reno ed è stata abitata dalla Congregazione dello Spirito Santo. L'abbazia è stata più volte distrutta nelle lotte tra feudatari locali e contro i vicini borgognoni di Francia. Successivamente Napoleone inglobò i territori sulla sinistra del Reno. La fame di terra dei potenti non passa mai di moda e l'abbazia fu tolta ai monaci. L'amministrazione dei poveri di Colonia la adibì a sanatorio per malati di mente, finché un rovinoso incendio non la distrusse nel 1869. Furono dei religiosi ad acquistarne ruderi e a ricostruirla come monastero. Ma le sue sofferenze non erano finite. I nazisti la espropriano nel 1941, cancellando l'ordine monastico, che ha potuto insediarsi di nuovo solo dopo il 1945. I dipinti dell'abside occidentale erano stati imbiancati per secoli e furono scoperti solo nel 1869. Risalgono alla metà del XII secolo e rendono la chiesa particolarmente pregevole. Nella zona della finestra in basso ci sono gli 11 apostoli rimasti in 4 gruppi. Paolo è stato annoverato tra i 12 apostoli come apostolo delle genti. Questo affresco fu restaurato nel 1951-52. Cristo è raffigurato seduto nella mandorla come Pantocratore. Una aureola a forma di mandorla, appunto, avvolge l'intera figura. In molte culture questo è segno di massima gloria. Cristo è Re del mondo ieri, oggi e sempre. I 4 esseri raggruppati attorno alla mandorla indicano il modo di agire dell'uomo Dio. Secondo Gregorio il Vecchio, Cristo si fa uomo nella sua nascita, toro sacrificale nella morte, leone nella risurrezione, aquila nella sua ascensione. Questi esseri risalgono alle visioni del profeta Ezechiele nell'Antico Testamento e nel libro dell'Apocalisse. Oltre alla loro connessione con l'opera salvifica di Cristo, sono applicati anche ai 4 evangelisti, cioè nell'interpretazione dei rispettivi inizi dei Vangeli. Giovanni rimanda all'aquila, l'alto inno del prologo, Marco al leone, la voce clamans di Giovanni Battista. Luca rimanda al bue o toro, cioè al sacrificio di Zaccaria. Matteo all'angelo essere umano, secondo la genealogia riportata dal Vangelo. Ai piedi di Cristo giace il fondatore della basilica, Alberto di Aquisgrana. Poi, su una vetrata, vediamo la figura di François Liebermann. Le complesse vicende dell'abbazia e quelle di Jacob Liebermann, nato a Parigi da un rabbino, fattosi cattolico con il nome di François, fondatore della Congregazione del Cuore Immacolato di Maria, successivamente unita alla Congregazione dello Spirito Santo, impegnato
nella creazione di un clero africano in Africa sono il contraltare delle politiche di guerra, sopraffazione, contrapposizione tra popoli. Se un francese come Napoleone sta sulla linea di chi sceglie l'invasione del territorio altrui, un altro francese come Lieberman si pone come servitore dei confratelli in territorio tedesco e africano. Vicende che ben rappresentano le parole di Gesù: non abbiate paura. Non abbiate paura non perché non incontrerete difficoltà e sofferenze, ma per la presenza di Gesù. 2 passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Di Anonimo Catalano vediamo Cristo e i 12 Apostoli, secondo quarto del XII secolo, contempera policroma su legno al Museo Nazionale di Arte della Catalogna a Barcellona, in Spagna. I paliotti facevano parte dell'arredo liturgico della Chiesa e servivano a ricoprire la parte anteriore dell'altare. L'opera è una delle rappresentazioni più caratteristiche del romano catalano, per il compimento dei principi stilistici del romanico, quali la simmetria bilaterale, l'assenza di sfondo, la gerarchia prospettica, la geometrizzazione innaturale delle forme, come si nota nelle pieghe degli abiti. Si distingue anche per la qualità della policromia. Nel registro centrale vediamo una rappresentazione della Majestas Domini, o Cristo in Maestà, ambientata in una doppia mandorla, che ricorda i modelli carolingi. Il cerchio superiore rappresenta il cielo, il cerchio inferiore, dove poggiano i piedi della figura, il pianeta Terra. Con la mano sinistra tiene il libro della vita, chiuso da 7 sigilli, e con la destra benedice chi osserva l'opera. Il suo volto è severo ed è circondato da una aureola cruciforme. Ai lati si trovano i 12 apostoli, distribuiti in composizione triangolare, che dà luogo a una disposizione chiaramente gerarchica della simmetria e dello spazio. I loro sguardi sono rivolti a Dio. Tutti portano una specie di libro o pergamena e San Pietro mostra la sua caratteristica chiave, così come San Paolo dall'altra parte mostra la sua calvizie. Questa cosa per noi è un po' curiosa, visto che né il Nuovo Testamento né altre fonti accreditate parlano della calvizie di San Paolo. Tuttavia, il contatto del cristianesimo con la civiltà ellenistica portò ad assegnare all'Apostolo delle Genti, il cui compito era diffondere il messaggio di Cristo tra le popolazioni greco-romane, le genti, appunto, i gentili, le caratteristiche del filosofo, che meglio si attanagliavano a un intellettuale. La credibilità del santo passò pertanto attraverso una rappresentazione che si richiamava alla raffigurazione del filosofo, che veniva spesso dipinto dai greci e dai romani come un uomo di una certa età caratterizzato da calvizie. I 3 scomparti rettangolari, con i loro colori accesi, richiamano alla mente lo splendore delle pagine manoscritte miniate. Puoi leggere questo brano nel Vangelo di Matteo
al capitolo 10, versetti 26-33.